Se ti dico cacio e pepe, a te che ti viene in mente? La pasta? No, fammi risotto. Senti un po' che roba. Quando si fanno queste è perché godi. Se stai qua è perché ti piace il riso, anzi il risotto. E in questo video ho fatto 3 risotti pazzeschi. Scampi e limone, cacio e pepe, con i carciofi. E tutti e 3 questi risotti l'ho fatti sempre con una piccola chicchetta, con un piccolo segretuccio, e in modo tale da esaltare sti risotti. Quindi te l'ho fatto dal pesce al vegetariano. Quindi tu ti potrai divertire come ti pare, a secondo chi viene oggi a casa tua, gli puoi fare il riso giusto abbinato per lui. Oh, guardati il video fino alla fine, perché nel risotto cacio e pepe c'è un segretuccio. Li fa impazzire tutti gli amici tua. Faremo un risotto agli scampi con limone candito. Che ci serve? Che ci serve, lo dico io. Scampetti, l'ho comprati una settimana fa, stavo a un buon prezzo perché erano piccoli così, 20 euro, e l'ho congelati. E mo ecco, si stanno a decongelare tranquillamente. Burro, un po' di concentrato, carote, sedano, cipolla. E il riso che fai? Ce lo metti? Un po' di aglio ci vuole, il limone, lo zucchero per fare il limone candito. Cosa fondamentale è il brodo per fare un ottimo risotto. Già ce lo siamo detto tante volte. Quindi abbiamo le teste dei scampi, qui dobbiamo ricavare il gusto, il sapore, tutto quanto, e le metto qui. Vedete? Levo gli occhi che normalmente danno un leggero sentore di amaro. Un pezzetto di burro abbondante, cipolla proprio sul burro, così, uno spicchietto d'aglio a vostra scelta. È troppo aggressivo? Non ci va? Non ci sta bene? Io ce lo metto intero qua, così, qua dentro, via. E io già sento un profumo buono. Mettete adesso gli scampetti, schiacciate le teste, fate uscire tutto quanto il gusto, il sapore. Un po' di maggiorana, buona. Gin, sfumiamo. Adesso si sono rosolate bene le teste. Mettici un po' di concentrato, così, guarda, è abbastanza asciutto. Acqua, vai con l'acqua. Per la patate, togliete la buccia del limone, guardate, vedi, di bianco non c'è niente, e questo è più gusto, più mazza, sono belli sti limoni. Allora, limone non trattato, questo non è d'Amalfi, ma è limone, un verdello. Poi secondo le stagioni ci sono vari tipi di limone. Se no, voglio soltanto quello d'Amalfi, di Sorrento. I limoni siamo pieni in Italia, in Calabria, Sicilia. Deve essere una cosa poco invadente, quindi sottile. Parti da freddo. Metto le scorzette di limone a cannone. Leviamo i carapaci dalla polpa, vedi, puliamo tutto. Il verde che vedete sono i resti, vedete, delle uova, vedete, c'hanno lo stesso colore. Quindi non vi state a preoccupare, nessuno avvelena. Levate il budellino. Guardate, appena bolle, leviamo, filtriamo. Non potete capire il profumo che c'è, proprio di oli essenziali, di buono, di buono. Quindi rimettete adesso l'acqua fredda pulita. Aggiungo le scorzette, meno acqua mettete meglio è, così bolle prima. E adesso rimettete su, questa e un'altra volta, quindi 3 volte totali, partendo di freddo fino a raggiungere l'ebollizione. Questi pure li aggiungiamo nel brodo. 2 bicchieri d'acqua, guarda, 1, 2 e 3 e 3 cucchiai di zucchero. Se non vi fa occhio come me, metti 100 grammi di acqua e 50 grammi di zucchero. Sentiamo il gusto del sto brodo. Sciapo, quindi mettiamo un po' di sale, così già avremo un brodo già giusto di sale. E 2. Guarda, io vedi col cucchiaio riesco quasi a disegnare sul fondo. Metto le buccette, belle, guardate la consistenza, è lucida, l'acqua è lucida, e lo tenete a contatto con le scorzette, così che fa? Il limone prende, scarica un po' il suo gusto nello sciroppo, ma allo stesso tempo prende anche il gusto dolce dello sciroppo, quindi c'è uno scambio, se vanno bene, uno scambio reciproco. Filtriamo il brodo.
Eccolo qua. E quindi il brodo ce l'abbiamo per il nostro risotto. Utilizziamo adesso tutti quanti i carapaci, i gusci degli scampi. Quindi metto scampi, le teste, non mettete troppe verdure, metterete 2 pezzi di carota, ecco, un pezzo di sedano e un bel pezzetto di cipolla. Ci metto un altro goccetto di brodo. Il profumo è spettacolare. Stiamo a fare una sorta di crema di scampi, furba, senza panna, senza troppi grassi. Via, spingete tutto con una bella paletta, come sto a fare io, e fate fuoriuscire tutto quello che può fuoriuscire da questi piccoli fori. Con mezzo chilo di scampi, a voglia fa salsetta di scampi e così via. Questo è tutto quello che butterò. Cipolla, un pezzetto di burro e adesso lasciamo sciogliere. Aggiungeteci un po' di brodo, così si scioglie meglio la cipolla. Guardate che belle, guardate che sono belle. L'assaggiamo? Non puoi capire. Buone. Tostiamo sto riso. Mette riso. Facciamo assorbire bene tutto quanto il grasso. Che fai? Ce l'avevo, ce lo mettiamo. Tiè, vai Portofino. L'alcol è andato via e adesso vai col brodo. Aggiungete sempre, non lasciate mai asciutto e deve essere tutto quanto in ebollizione, sia il riso che il brodo, perché così non c'hanno sbalzi di temperatura. È come quando mettete a cuocere la pasta, il riso è la stessa cosa, deve essere sempre costantemente in ebollizione. Ultimo brodo, aggiungo il fondo, guardate qua che bella cremetta, yeah. Un pezzetto di burro congelato e adesso incominciamo a mantecarlo. Un po' di pepe nero. Pure con questo riusciamo a fare, The Sound of Love, dai. Tagliamo a fettine sottili i gamberi. Dopo che avete mantecato il riso, lasciatelo così coperto per un minutino. Si assesta, capito? Prende la giusta consistenza, però non si raffredda perché l'abbiamo ben coperto. Eccolo qui. Non potete capire il profumo? Vedete come scende? Ecco qua, così. Poi quindi ci avremo questo freddo, questo caldo. Abbiamo risparmiato un sacco di scampi. Io mi aspetto che ogni boccone di riso viene accompagnato con un pezzetto di scampo. Guardate che bello. Se lo fa fatto bene. Il limone. Così. Ok, così. Oh, ci è voluto un po', però ne è valsa la pena. Se assaggiamo sì. Guarda che faccio. Qua quando farete questo piatto vincete su tutti. Con questa temperatura abbiamo bisogno di qualcosa di caldo, bello, sostanzioso, buono, però che ci sia un po' di verdura e un po' di ciccia. Oggi vi faccio un risotto. Oggi vi faccio un risotto da paura. Ingredienti: parmigiano reggiano, maggiorana, porro, aglio, riso carnaroli, burro, limone, carciofi e il lonzardo, che è un salume pazzesco. Dobbiamo fare il fondo di questo risotto, quindi un po' di grasso del lonzardo, lo metto dentro un mixer. Aglio, ce lo metto un po' di aglio, che sarà buono, gustoso, darà ancora più spinta a questo risotto. Quando l'anima la vedete che è verde, ok, la togliete, mezzo spicchio d'aglio, maggiorana, così dà freschezza. Le erbe sono fantastiche, però vanno ben gestite. Poi per un risotto ci vuole una cipolla, uno scalogno, un porro e quindi ci mettiamo anche il porro, un pezzetto di porro dentro, così. E poi mettete un goccio d'olio. Quando usate il mix, pure per fare un fondo, tante volte invece di fare il battuto a mano lo volete fare col mix, l'importante è mettete un grasso, che sia burro, che sia olio extravergine, ci deve stare un po' di grasso. Una crema deve uscire. E questo sarà il nostro fondo del nostro riso. Non potete capire il profumo. Guardate qua, è pazzesco. Un pezzetto di porro lo mettiamo qua, dentro l'acqua in ebollizione, facciamo un brodo. Mettiamo 2 rametti di maggiorana. Stiamo a cavare il carciofo, a Roma si chiama capare il carciofo, mondare nel resto d'Italia. Ste foglie, voi dite, vabbè che ci faccio, le butto? No, il carciofo è lavato e le mettiamo qui nel brodo, così darà un gusto di carciofo a questo brodo. Lo fate andare per circa 15-20 minuti, si deve leggermente aromatizzare quest'acqua. Taglio il gambo, corto perché mi serve per fare altro.
lo pulisco qui, intorno vado, vedete? È un bel carciofone questo, incominciano a essere, diciamo, si avvicinano a livello di sembianze dei romaneschi, ma non sono ancora romaneschi. Con lo spilocchino curvo, questo è pazzesco per fare questo lavoro, pulite bene intorno il gambo, dal gambo scendete giù, così, vedete? Dovete allisciarlo, non sprecate il meno possibile. Sfoglio un altro pochino, è inutile che fate i tirchi avari, che sfogliate poche foglie, poi fate così, le grattate tutte quante, oh, che duro, ci sono le fibre, quindi è meglio che levate subito queste foglie, no? Taglio la cima, anche questa metto nel brodo, tagliate il carciofo a metà, c'è barbetta, avete la barbetta, la dovete togliere, ecco qua, tagliatela, toglietela perché questa qua è fastidiosa, capita. Tagliate sottili il carciofo, bello così, piano piano si sta fondendo il grasso dell'onsardo, un po' di sale e un po' di pepe, pulisco anche il gambo, questo è buonissimo, io ci vado pazzo dei gambi, quando li cucino alla romana vado a cercare i gambetti che sono buoni buoni buoni, a pezzettini lo mettiamo qua dentro, alla padella e adesso fate insaporire sto carciofo con il grasso, le erbette, l'aglio e tutto quanto quello che ci abbiamo messo dentro. I carciofi non sono cotti del tutto. Butto direttamente il riso con i carciofi. Mescolate il riso con i carciofi e tostatelo in questo modo. Così sfruttate il grasso che abbiamo messo all'interno per tostare il riso. Quindi creiamo quella patinetta intorno al riso Carnaroli o un vialone nano, quello che vi piace più a voi. Facciamo sì che l'amido del riso lo lasci piano piano durante la cottura. Così diventa cremoso e piace a noi, ma lentamente, non tutti insieme. Il riso assorbe tutto il grasso, vedete? Non rimane attaccato sulla pentola. Fumo. Cerco di portare tutto il riso sul fondo della pentola, della wok. Guardate l'acqua del brodo, il colore è diventata verde, no? Andiamo a bagnare il riso, a coprirlo proprio. Quando aggiungo per la prima volta il brodo, lo copro tutto il riso. Ma non di troppo, proprio pelo, cioè raso al riso. Vedete? Adesso, la prima cosa che dovete fare è mettere per la prima volta il sale. Date una mescolata e di tanto in tanto gli date una giratina. State lì, un bicchiere di vino, una fetta dell'onzardo e girate. Ci vediamo fra 10 minuti, ce ne vogliono 15-17 di cottura, però noi fra 10 minuti ci aggiungiamo qualche altra cosetta, no? Aggiungete di tanto in tanto il brodo senza esagerare. Volete risotto o riso bollito? Se volete risotto, piano piano va aggiunto, piano piano, non andate di fretta, tornate. Mangiate la pasta precotta allora se andate di fretta. Guardate che cremosità, perfetto, spengo il fuoco, assaggiamo. Al dente giusto, mettiamo 2 dadini proprio di burro, 1 e 2, parmigiano reggiano, guardate il colore di questo parmigiano, questo è un vacche rosse, guardate che bello che è, costerà di più, ma dà più sapore con meno quantità. 2 fogliolini di maggiorana fresche, una grattata di limone, di buccia di limone non trattata, appena, non esagerate. Mantecate, dovete sentire questo. Se sentite questo siete soddisfatti, se no dovete riprovare. La grattata di pepe, che ci sta tutta. Vedete come scende? Guarda come scende. Scendi. Bello morbido, morbidoso, piccolino, buono. Così per non farlo sta a sentire solo, no poverino? Abbiamo usato il lardo, la parte bianca solamente. Adesso lo guarniamo in questa maniera. Così. Guardate qua. Che piano piano col calore sto grassetto si scioglie. Poi mettiamo 2 foglioni di maggiorana così dove cascano. Guarda così. Che gli vuoi dire? Tu devi mangiare e basta. Che gli vuoi dire? Niente. Guarda che meraviglia, guarda sto grasso, come si scioglie, fa tutt'uno con sto risotto. Mi sembra un bulldog, la salivazione sta scendendo, devo allontanarmi dalla padella. Alla salute la nostra. E mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale YouTube Chef Max Mariola, 600 ricette ci stanno, voglia a vedere, ci passate 3 anni là, la nostra. Io assaggio così, guardate, zac, che zozzo che so, Quando si fanno queste,
è perché godi. Che bontà, ragazzi. Rifatelo pure voi. Vi faccio il risotto fatto leccare i baffetti. Cosa principale, il brodo. Ingredienti: carote, porro, sedano, cipolla. Poi, per quanto riguarda il risotto, limone, pepe nero, pepe di Szechuan, 3 pecorini, pecorino romano, pecorino marchigiano e pecorino delle terre pisane. Oh, che blend che te faccio. Sedano, porro e carote. Pure una bella cipolla, un goccetto d'olio, 2 granelli. Vabbè, 2 granelli si fa per di pepe nero e di pepe di Szechuan. Così tostiamo anche loro. Fa tostare tutto quanto, bello, rosola, che è ancora più buono così. Senti l'odore del pepe, lo pizzica il naso. Se c'è il ghiaccio, butta il ghiaccio, solo l'acqua fredda. E mo fallo bollire per circa una mezz'oretta. Questo è il pecorino marchigiano e lo buttiamo qua dentro. Un pezzo di pecorino di Pisa, quindi toscano, e pure questo lo mettiamo dentro. Come sarà sto brodo? Oh, no, da morire. Però non ti ferma, fammi riso. Sto olio fantastico. Tostiamoci il riso. Ecco qua, è sufficiente. Mo adesso dobbiamo far creare quella bella camicetta intorno al chicchetto, ogni chicchetto di riso. Guarda come sta diventa il chicco. È traslucido, vedi, non è più opaco come prima. Sfumiamo, perché dobbiamo dargli un po' d'acidità a questo riso. Quando non senti più l'alcol, ancora ci sta, perché ti brucia il naso, aggiungiamo il brodo. Se hai fatto bene, aggiungilo poco alla volta. Il primo brodo che aggiungi deve quasi coprire tutto il riso. Adesso continua piano piano, aggiunge il brodo. Quanto tempo ci vuole? Non scappi con il riso. Ci vogliono 17 minuti. Un pizzico di sale, se vuoi, lo puoi pure mettere un po' nel brodo di sale. Così già c'è pure il brodo saporito. Pepe nero. Vai così. Un po' di Szechuan. Guarda che blend che te sto a fare, ta ta ta. Poi mortaglietto. Oh, vedi che roba che c'ho, Per averlo ancora più profumato puoi leggermente tostarlo, però noi tanto lo mettiamo dentro a un piatto dove c'è il riso caldo, quindi lo stesso esalta i profumi del pepe. Guarda che bello, mo è da fare questo mix di pecorini. Iniziamo con questo qua, ragazzi. Non diventate matti come me, nel senso, se ce l'avete a casa va bene, casomai se volete sbizzarribili compratele un paio detti di ogni pecorino, tanto poi vi rimane a casa, non dovete comprarlo solo per stavolta, e vi divertite così a sentire i vari gusti, no? Che ci sono quelli un po' più sapidi, quelli meno sapidi, vi divertite. Spegni tutto, adesso per prima metti un po' di pepe, quindi c'è questo mix di profumi, una bella grattata di limone, ma aspetta, ne è finita qua, ci metti pure un po' di guccio. C'era una signora che faceva sta cacio e pepe e lei ci metteva sempre un po' di succo di limone, era una favola, era buonissimo. Poi olio, mettilo, un altro goccetto di brodo, poco, mo. Madonna, senti che profumo. E mo The Sound of Love, ragazzi. Non potete, o dovete rifare per forza, se non vi sentite questo profumo. Guarda come scende. Lo metto al centro, non voglio coprire The Sound of Love, guarda. Pecorino. Pepe e dai, ci mettiamo un po' più grosso qua. E che è? Guarda che opera d'arte. Quando c'è tanta gente e non volete rischiare, fate riso cacio e pepe, che vi viene meglio dalla pasta cacio e pepe.